Ok, questa è la prima volta che faccio qualcosa del genere e mi avete chiesto in tanti di farlo, che è praticamente questo fantomatico make-up tutorial su come io mi trucco da Levi. Sarà un get ready with me, perché io non sono capace di insegnare a nessuno come truccarsi, perché già tanto so farlo sul mio viso, quindi sarà divertente farlo insieme. Per cui la prima cosa che faremo è metterci le lentine, perché consiglio di metterle prima del trucco, e soprattutto mi sono lavata le mani così non devo rifare 2 volte la stessa cosa. Quando mi vedo con queste lentine la prima cosa che penso è perché Dio non ha deciso di darmi questa cosa? Perché non sono stata blessata dalla madre natura con questi occhi? Ok, poi come qualunque bravo cosplayer ci mettiamo la retina perché le fasce sono useless. Retina messa. E adesso iniziamo il nostro lungo e atroce percorso verso quello che sarà il trucco di Levi. Non è che abbia molto da dire se no, mettetevi una base di primer perché così la vostra pelle, se già sta morendo, morirà un pelino di meno. Mi sono vista qualche video di persone che fanno il get ready with me e tutte quante raccontano delle loro bellissime esperienze nel mondo, nella vita. Sì, perché dovete sapere che sono una persona estremamente lenta a prepararmi nel cosplay, infatti devo sempre svegliarmi ore prima, momenti prima. Ok, poi, secondo passaggio mi metto la cremina, visto che sono sottotono rosato, mi metto un sacco la cremina verde per coprire tutti i miei rossori della vita. Ricordate, quando vi truccate non è importante il processo, è l'obiettivo finale. Un po' di correttore. Sto congelando lentamente. Se mi ritroveranno qui ci sarà scritto tipo una lapide con Chiara ci ha provato davvero tanto, però faceva freddo. Poi mettiamo un po' di fondotinta, aggiungere un goccino di primer perché è idratante, è bello e ci piace quando la nostra pelle è bella idratata. Questo get ready ed è bello per questo non è un make up tutorial ed è un get ready, perché così potete vedere il disastro che accade quando io cerco di fare queste cose. Ovviamente vi sto guardando e non guardando perché ho lo specchio messo in posizione tattica. Invidio molto le persone che riescono a truccarsi di fronte alla propria fotocamera del telefono. Io non sono capace. Poi io non vi sto presentando i prodotti che usano che uso, perdonate, perché sinceramente sono estremamente personali i prodotti, quindi secondo me certi risultati si possono ottenere con qualunque prodotto voi usiate. Poi io uso 2 spongette differenziate per le parti chiare e le parti scure e adesso vi farò vedere perché. Non tutti fanno prima contouring e poi occhi, io preferisco fare così, quindi faccio prima contouring, infatti metto del marrone più scuro rispetto alla mia pelle. Adesso questa è la parte divertente in cui io vado a fare le ombre per diventare quella cosa che a voi piace che io diventi. Quindi prima di tutto faccio la parte, prima la faccio poi faccio vedere. Ok?
Infatti quello che faccio sulla mia faccia è dipingere questa specie di mappa per andarla poi a schiarire o a sfumare. Tendo a sfumare sempre verso l'interno, eccezione per la parte sotto, perché altrimenti è troppo riempitiva. Infatti tendo sempre a farla più sotto il mento. Penso che il detto non disturbare il can che dorme potrebbe essere anche riportato ai cosplay e non disturbare il cosplayer che si trucca. Ok, riprendo la spugnetta, quella che ho usato per il fondotinta, che è ancora zozza di fondotinta, e vado a sfumare con le parti che nel mio tentativo di sfumare tutto intorno ho troppo eccessivamente portato fuori i bordi. Scusami fondotinta, non volevo disturbarti. Non troppo il naso solo perché poi ci vado a rimettere la luce sopra. È un lavoro che sembra inutile, ma giuro, non so perché. Ha un suo fine, ha un suo bisogno. Ok. Poi se qualche parte non mi sembra abbastanza scura, sottolineata come bisogna, poi con questo meraviglioso correttore bianco, veramente bianco, bianco, 100% bianco, vado a sottolineare questi puntini qui. Fare cosplay in inverno è un concetto a sé stante, tipo dream set della vita fare un sasso sulla neve. Mezz'ora soltanto questo e sappiate che è molto normale. Quindi stiamo a passare al passaggio successivo, che è la cipria, e la prendiamo. Non ho uno schema per mettere la cipria, voglio che questa cosa venga messa agli atti. La butto sulla mia faccia, fine. Ok. Olè. Ora iniziamo a divertirci con le polveri. Quando ho capito che il contouring era importante è stato un momento molto lontano da quando avevo iniziato a fare cosplay. Nel senso me ne sono accorta veramente troppo tardi che magari il contouring serviva se fai cosplay. Quindi vi prego, fatevi il contouring, è fondamentale ogni parte del vostro viso, perché non appena ci mettete il fondotinta e vedete la capacità di avere un'ombra. Come imparare a fare il contouring? Ci sono make-up artist migliori di me per dirvi come farlo, assolutamente. Però fondamentalmente, come vi dicevo prima, sto sottolineando ogni parte del mio viso. La vostra domanda è: rimani con questa macchia così tutto il tempo? La risposta è sì. Quante volte ti sei macchiata con questa cosa mentre ti muovevi? Esatto. Parlando di Levi, io il make-up di Levi l'ho sistemato ovviamente con il tempo. Ogni volta che feci la prova feci il naso che non mi soddisfò per niente, ma non feci soprattutto la parte più importante di tutto il make-up di Levi, che ho imparato con il tempo, che ricordiamocelo, Levi è un piccolo Beyblade incazzato, quindi se sembrate un piccolo e un Beyblade ma non incazzato, siete un quarto di Levi. Io vengo anche messo agli atti che il naso di solito è la cosa che mi viene meglio, oggi dove ho deciso di non volermi venire. La parte più importante è questa qui, questo punto qui. Diventare improvvisamente tutto lo sguardo cattivo, incazzato, e sembrare effettivamente un po' più lui. Più o meno questo è il risultato finale quando hai finito di toccare cose con il contouring. Fatto questo, adesso iniziamo la parte ancora più divertente,
iniziamo ad avvicinarci agli occhi. Praticamente mi sono iniziata a pensare, ma quanti marroni potrei mettermi in faccia per assomigliare ad un nano incazzato? Vedete, l'incazzato torna sempre. La risposta è stata tipo 3. Prima un mix tipo di più chiari per omogeneizzare la parte della palpebra in un unico blocco marrone. Quindi parto da uno scuro che poi sfumerò per poi andare invece a metterne uno ancora più scuro per sottolineare, non ha senso. Quindi fatto questo, però di solito faccio anche un'altra cosa, che è quella di mettermi già l'ombra sotto gli occhi, perché così ho il pennellino sporco di un colore che mixa bene, mi piace e quindi fa più sfumature. Mi raccomando, sfumati. Io letteralmente che sfumo e basta, non faccio nient'altro che stare ore e ore a sfumare, proprio perché è importantissimo, non c'è una via di mezzo. All'inizio facevo molto di più questo perché dovevo capire quali fossero i limiti imposti dal mio ciglio, ormai li ho più o meno imparati, infatti mi sento molto confident ad aprire i miei occhi. Fatto questo, passaggio numero 2, scurire ancora di più. Scherzi a parte, è divertente mettersi un po' ad esplorare, tentare di capire qual è il miglior modo per assomigliare ad essere un personaggio, in modo che ci soddisfi ovviamente. L'approccio che ho con lei ovviamente è completamente differente di quando andrò a fare un personaggio femminile, ma in realtà anche un personaggio maschile un po' classico, perché lei ha questi occhi molto incavati che raramente disegnano sui ragazzi. Vado a mettermi un attimo il blush, lo faccio su delle tonalità di rosso perché è più maschile. Perché il blush ci sta sempre, c'è una cosa che tipo l'illuminante, non puoi non metterla. E le sopracciglia, l'obiettivo è avere un sopracciglio dritto, proprio dritto. Infatti quando vedo un personaggio sono tutti piccoli dettagli che in realtà poi vanno a pesare sulla scelta che avete intrapreso, quale mood dargli. Non c'è un mood giusto o sbagliato, c'è il vostro mood. Quindi se vi piace più naturale è un conto, se vi piace più finto un altro. Per quanto mi riguarda potete fare anche levi con uno stocco di eyeliner enorme, è più che valido. Fatto questo io vado a farmi adesso l'eyeliner. Seguo molto la forma naturale dei miei occhi che è già molto allungata, quindi la vado semplicemente ad accentuare allungandola un pelino di più. Per cui poi sono una puntigliosa, quindi sto lì a fare finché il pellettino che mi dà fastidio si vede, però questa è un'altra storia, non c'entra niente. Ok, adesso le labbra, mi rimetto un po' di burro cacao prima di andarle a coprire con un po' di fondotinta. E come noterete uso questo pennello per tutto. Della crema fatta in precedenza per tutte le ombre che mi ho fatto con la crema all'inizio, è molto utile. Per lei vi faccio delle labbra molto spigolose e sottili, è buono. Però vado a sfumare sempre con gli ombretti perché vivo di ombretti. Infatti consiglio, compratevi una bella palette di ombretti perché è la vita.
Andiamo a creare rilievo per allungare le labbra, perché è sempre più bello allungarle un pelino, dargli più la scalmatura laterale. L'ultimo tocco, come vi dicevo, se il blush è impossibile da evitare, il tocco più importante è l'illuminante. I piccoli illuminanti. E si impara per tutti. Anche sul micro. Posso solo usare faccia. Stiamo tirando un micro perché è frazzato e non troppo eccessivo, essendo comunque un uomo, così che sta spiegando. Ok, fatto questo, in realtà c'è un ultimissimo tocco, che è il mascara. Dato che le ciglia di solito si nota se rimangono, poi io metto un pochettino di mascara che fa mai male, un po' così al rovescio, perché maschi c'hanno le ciglia e tutto. Oh, che carino, un po' di mascara così. Siamo arrivati alla fine di questo video, di questo Get Ready With Me, dove io sono diventata praticamente di piazzata di colori. E ora mi alzerò anche per mettere la parrucca. Una parrucca che sta ovviamente sulla testina. Mi raccomando, le vostre parrucche sempre sulle testine. Cercate di non sporcarvi con il fondotinta che avete sulla vostra mano nel tentativo di fare questa cosa. Ok. In conclusione di tutto questo enorme lungo processo, il fissante. Non mettete il fissante finta, durate 5 minuti e poi piangete. E il pianto rovinerà il make up. Se invece mettete il fissante potete piangere e non succederà nulla. E voilà, siamo riusciti a portare Levi a compimento. Questo è il risultato finale. Più o meno è questo. Se avete domande o curiosità potete semplicemente commentare qui sotto. Mi raccomando di continuare a seguire me, Jess e Meg sui nostri TikTok, che troverete sempre linkati qui sotto. Nulla, questo è quanto. Grazie, alla prossima e vado a lavarmi.